d'accordo? Andiamo? Andiamo. Andiamo. Intanto, la prima cosa che noi vogliamo fare è imparare a prenderci cura di noi. Dopo questo periodo in cui ci siamo sentiti schiacciati, un po' confusi, incerti, la ripresa è riprendere in mano la nostra salute, il nostro benessere, il nostro equilibrio. L'ho preso da qui, prof. Confesso che ho copiato. E l'inizio di questo mese è dedicata a questo prendersi cura di te, no? Ma com'è prendersi cura di se stesso? Ecco, com'è? Bravo. La prima regola da imparare è la discontinuità. L'anima, la psiche è discontinua. Psiche vuol dire soffio, sottile, come il vento. Dentro di noi ci sono tanti aliti di vento. Allora adesso mi viene in mente che mio marito non mi piace più, questa è un'email che mi è arrivata. Come faccio a dirglielo? Dopo 30 anni? Beh, devo dire un po' impegnativa la cosa. Allora, fai la cosa più importante. Questa ti piacerà, Nicoletta. Fai la cosa più importante. Dentro di me si è formata questa idea. E io, dopo 30 anni di matrimonio, mi accorgo che non amo più mio marito. Mi accorgo. Prendo atto nel silenzio di questa cosa. Non l'errore che si fa sempre. Non amo mio marito, cosa faccio? Dico? Sì. Glielo dico? L'anima ti ha mandato un messaggio, guarda che tuo marito non ti piace più, non lo ami più. No? L'anima vuole che tu prenda atto. Prendersi cura di sé è prima di tutto prendere atto. Cosa vuol dire prendere atto? Guarda, si è affacciato questo pensiero e io Raffaele, io Nicoletta, io Giovanni, io Michela, sono qua per custodirlo. Perché? Perché viene da una voce che non mi appartiene, viene da una voce sconosciuta, questa è l'anima. L'anima non parla, ti dice ore 15 non ami più tuo marito, ore 16 dirglielo, ore 18 trovare un altro, ore 20 andare dall'avvocato. No! L'anima funziona per messaggi che sono molto larghi, come quello dei sogni. Tu guarda, qualcosa dentro di me mi sta dicendo, tuo marito non lo ami più. Ma come facciamo a capire che questo messaggio ci viene dall'anima e non da altro? Perché non l'hai programmato tu. Tutto quello che non hai programmato tu viene dall'anima. Il fatto che tu ti accorgi di non provare, per esempio, il piacere di vederlo, di rivederlo, che ti dà fastidio, questo viene dall'anima. Ma l'anima non ti sta dicendo cosa fare, ti sta dicendo che sta parlando dell'esterno per parlare dell'interno. Cambia le parole, il mio marito interiore non mi sta piacendo, l'uomo che c'è dentro di me non mi sta piacendo, no? Allora è dentro di me il problema, non è mai esterno. Allora come faccio ad andare d'accordo con me? L'anima forse vuol dirmi che io ho una parte maschile che non uso, sono troppo passiva, troppo dipendente, e per avvisarmi mi dà un dolore per dirmi guarda che tuo marito non ti piace più, ma non è il tuo marito lui, è il tuo marito interiore. Ogni donna ha un marito. Tu non fai l'amore con tuo marito, tu fai l'amore con tuo uomo interiore e tuo marito è quello che accende l'uomo interiore. Dobbiamo capovolgere. Dentro di noi ci sono fiori in me, fiori. Ma se io racchiudo tutto nel glielo dico o non glielo dico, dopo 30 anni cosa gli dico? Perché dirglielo? È una cosa che riguarda te. Perché noi tendiamo a risolvere e a sfuggire dal dolore, a cui lei dedica molti dei suoi articoli, del suo libro, al rapporto che noi abbiamo col dolore. Un pensiero che provoca dolore, cerchiamo di eliminarlo come? Affrontandolo e risolvendolo, attribuendo quel dolore a qualcuno o qualcosa che l'ha scatenato e quindi da lì non mi piace più il mio lavoro, non mi piace più il mio marito, non mi piace più, che cosa posso fare per? Invece la soluzione... Sono diventata morelliana, dica la verità. Invece la soluzione sta nell'ascolto e nel non cercare di risolverlo. La non soluzione è la soluzione, ascoltare. Io prendo atto. Ti racconto una storia. Sì. L'altro ieri mi è arrivata un'email sulla mia iPad personale. Come tu sai io ho un telefonino ottocentesco. Come il mio. Soltanto l'iPad
dove ogni tanto ricevo messaggi, fine. Allora mi arriva la foto di una donna con una bambina e mi dice: adesso ti dico cosa è successo. 10 anni fa, l'avevo scritto anche in un libro, è venuta a trovarmi un'anoressica, grave, molto grave. Io non mi occupo di anoressia, ma lei mi aveva visto in televisione e insisteva per venire da me. Ha insistito a tal punto che ho detto: venga. E mi fa: sì, però posso venire, ma sai, io sono una persona che ha 9 gatti, ho una cagnolina che ho raccolto dal canile e quindi non posso lasciarla, devo venire per forza con la cagnolina. Venga con la cagnolina. Diamogli un nome alla cagnolina, Asia, lei chiamiamola Giulia, no? Morale, vedo questa donna magrissima, no? E mi dice: guardi, però io sono venuta da lei perché di lei mi fido, perché io non voglio ingrassare, io voglio restare magra. Ho detto: sì, però vedi, a 34 kg lei passa da un ricovero all'altro, no? A 36 lei può anche farcela, no? Mantenere l'anoressia, che non dobbiamo mandarla via l'anoressia, dico: sa perché? Perché l'anoressia è un'energia cosmica che ha scelto lei. E gli ho detto: vado a cercare poi sui libri, su internet, vado a cercare il simbolo dell'anoressia. Per esempio, per molti mistici si chiamava la santa anoressia, perché erano donne molto intelligenti, ma che avevano una spiritualità tale che incontravano il divino non mangiando. Quante cose non sappiamo, Nicoletta, quante cose non sappiamo. E lei ha iniziato una ricerca. E gli ho detto: però dobbiamo fare un patto. Non cerchiamo di ingrassare, ma dobbiamo mantenere quel peso in modo da andare più nei ricoveri. E così veniva ai miei incontri, veniva ai gruppi del giovedì, io facevo dei gruppi anche fuori Milano, in Piemonte, e veniva anche lì, sempre col suo cagnolino. Io capivo come stava lei dalla cagnolina, se la cagnolina veniva e mi leccava, stava bene, se veniva e si metteva in un angolo vuol dire che lei non stava bene. Morale, ha mantenuto il peso, aveva avuto qualche storia sessuale, andava tutto bene. Un giorno mi fa: sa dottore cosa è successo? Sono tornate le mestruazioni. Che è un ottimo segno. È un ottimo segno, ma molto conflittuale, perché da quel momento lei può restare gravida. Nel frattempo incontro un uomo che le piace moltissimo, col quale ha una storia sessuale molto coinvolgente, e io le dissi: guardi che stiamo andando oltre il peso che avevamo previsto. E lei fa: sì, sì, ma sto attenta, morale, rimane incinta. Rimane incinta e incomincia: io non posso sopportare, dottore, che il mio corpo ingrassi, non lo posso sopportare, devo abortire. Poi l'ho chiesto a mia madre, alle mie migliori amiche, e tutti mi hanno detto: non sai occuparti di te, vuoi occuparti di una bambina. E quando dice la parola bambina mi ha colpito, io non ho detto niente. Io ho imparato che il mio lavoro non si va da uno psicanalista, uno psicoterapeuta a chiedere consigli, quelli puoi chiedere alla fattucchiera, e se ti dà consigli è uno psicanalista sbagliato. E io ho mie le parole di Jung: non interferire. E io le ho detto: guardi, no, ma lei mi dica qualcosa. Dico: guardi, io non posso decidere per lei. Ma lei cosa pensa? Che è meglio che tengo la bambina o no? Era il primo mese, quindi ho detto: guardi, dentro di me c'era la parola bambina. Ho detto: guardi, sinceramente, io posso aiutarla, no? Nello star bene, ma se tenere un bambino, no, non è il mio compito, no? È il suo compito, non è il mio, è il suo. Fa: però lei mi promette che anche se io abortisco lei c'è. Dico: certo, io ci sono, che lei lo tenga o che lei abortisca, però è una scelta che spetta a lei, e se vuole un parere non ascolterei più nessuno. Il suo uomo, di cui non dico altro perché si potrebbe riconoscere, il suo uomo le dice: guarda Giulia, che tu a me mi piaci da impazzire, magra, io non posso sopportare che tu mi ingrassi. Oh mamma mia, io non potrei fare lo psicanalista, professor Morelli, perché già direi la mia. Avrei già parlato molto a questa Giulia e avrei sbagliato, ma... E lui mi dice: guarda che io, se tu ingrassi io non ti voglio più. Di vederti gravida con la pancia è una cosa che mi fa impazzire. E lei quindi fissa, era un lunedì mattina, sono passati 10 anni, era un lunedì mattina, e lei fissa l'appuntamento per andare per l'aborto. La sento il venerdì e mi dice: guardi, tutto a posto, ormai ho deciso. Dentro di me io mi dicevo: ma questa bambina è una bambina dell'anoressia, perderla vuol dire distruggersi. La vedevo riprecipitare nel suo inferno. Degli anni prima un ricovero, altro ricovero, una volta andata anche in coma. Cioè, se perdi la bambina, pensavo fra me e me, lei perde il suo destino, perché è bastato un attimo di mestruazioni perché lei diventasse gravida.
perché qualcosa dentro di lei voleva la gravidanza. La bambina, diceva, la bambina. Vabbè, non le ho detto niente, e fra me e me dicevo, l'inconscio ci penserà. C'è un bellissimo pezzo di Jung che diceva, quando di un paziente io non so cosa dire, non capisco niente, io aspetto, e anche quando vedo che il problema non si risolve, aspetto che l'inconscio faccia un passo. Io me l'avrebbe detto il Daimon, no? Sì. Aspetto che l'inconscio faccia un passo, e questo passo non arrivava. Venerdì, sabato, domenica, niente. Tenevo il telefono aperto, anche se quando vado a casa stacco il telefono. Tenevo il telefono aperto. Domenica notte, niente, lunedì mattina alle 8:30. Dottore, non sa cosa è successo, non sa cosa è successo, cosa è successo? Ho fatto un sogno, mi sono svegliata, no? Allora, mi vedevo nel sogno con una bambina appena nata, piena di mecogno, sporca, mi faceva schifo, mi creda. Ma lei si arrampicava sulla pancia, mi succhiava il seno e diceva, tu hai bisogno di me, ricordati, tu hai bisogno di me. Ma come posso abortire così? Così avessi detto io di abortire, ma non posso abortire, lei mi capisce, non posso abortire. E dopo 3 o 4 anni è venuta a trovarmi con la piccola, e poi non l'ho più sentita, la sentivo ogni tanto, però, e l'altro ieri mi hanno mandato la foto di lei, la bambina che ha 10 anni, una bambina bellissima, e lei la vedo una donna non più magrissima, no? Non la vedo, perché non abita a Milano. E parlavo col mio collega, Vittorio Caprioglio, che è il direttore dell'Istituto Rizza, che è un grande psichiatra, un grande giornalista, e dicevamo, ma possibile, Raffaele, che l'inconscio si è fatto vivo all'ultimo secondo? Guarda, questa è una bella domanda. Ma me lo sono chiesto anch'io, ma caspita. In zona Cesarini, anche questo inconscio, se si facesse vivo prima ci evita anche un po' di sofferenza. Non c'è stato verbo, all'ultimo secondo, lei stava per andare la notte, si è svegliata sudata, disperata, no? E non ha avuto più titubanze. Tu hai fatto prima l'esempio dell'uccellino in gabbia, no? Mi piace molto, perché la psiche è volatile. Noi ci vediamo sempre uguali, sempre fermi, no? Ma la psiche rinasce ogni mattina e di notte vola nello spazio immenso dell'infinito della notte, portandoci questo uccellino al nostro vecchio nido, i nostri sogni. Quando ci sono, i sogni non è importante ricordarseli, però bisogna sapere che ci sono dei sogni, come il caso che vi ho detto prima, che ti possono cambiare la vita. Sì. Allora, il titolo di questo mese, no? Prendersi cura di te di Rizza, no? Che dedico questo mese, il titolo a che cosa si dedica? A questo uccellino interiore che è la psiche.